canale. Dai, che è gratuito. Su, aiutateci a crescere. Mi arriva al Ticino. Si parte da qui. No, non sta fuori dall'inquadratura. C'è proprietà privata, però se potete mettere in acqua la barca non ci sono problemi. Non potete parcheggiare dentro, ovviamente. Allora, da qui. Eccoci partiti. E ora Giulia ci mette in corrente. Perché il fondo, l'acqua è pulita qui, Questo è il posto in cui abbiamo messo il... Guardate che bella corrente che ci aspetta. Sì, dai, che io tanto controllo la mappa. Di tenere quello centrale poi sulla sinistra. Qui siamo dopo il ponte di Vigevano. Avvistato un cigno là in mezzo. Non c'è molta corrente qua. Adesso lo vediamo qua, che sembra una specie di gorgo. Vediamo qua. Bravissima. Sì, sono rimasti comunque alberi corrente, vediamo. Nell'alveo però non c'è, qui non c'è corrente, per cui non ci sono grossi pericoli. Qui un accampamento estivo. Allora, nella parte destra c'è più corrente ed è anche più profondo. Non lo so se ci conviene dirigersi verso la parte lì che è quella artificiale o proseguire vicino alla riva sabbiosa, sassosa, anzi. Vedremo. Oh, quello è un cormorano che decolla. Buongiorno dai due in cammino oggi in kayak. Sono anche io, buongiorno, sono qua dietro come al solito, la manovalanza. Non è vero, assolutamente non è la manovalanza. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo da qualche parte dopo Pavia. Ma dove siamo in questo momento? Adesso abbiamo passato Vigevano. Siamo sul Ticino, dopo di Vigevano. E arriveremo entro stasera dopo Pavia, dopo il ponte della Becca, e cercheremo un punto in cui accamparci. Questo sarà il nostro primo weekend fluviale con la tenda, quindi abbiamo addobbato il kayak con tutto, materassini, tenda, castagna, 100 litri è quasi pieno. Ok, fornelletto da campo, le gammelle, tutto, e speriamo non ci uccidano i cinghiali o altri animali strani. Questo è Ticino, guardate com'è bello Ticino. Siamo sul Ticino, corrente media. Si è alzato leggermente in questi giorni per le precipitazioni, allora ne abbiamo approfittato subito, perché poi il periodo migliore per il Ticino è il maggio-giugno, poi già a luglio si secca. Ok, ci ho appena passato un motoscafo con tanto di segnale acustico canino, quindi c'era un cane. Dico, ma perché non hai acceso la GoPro quando passava questo scafo? Insomma, lo vogliamo far tornare indietro. Sì, torni indietro per favore. E quindi niente, adesso il mio chilometro libero, tra poco la GoPro tornerà al pellegrino dietro di me. E questo continua a essere il Ticino, con i pennuti timidi che scappano via appena ci avvistano. Nonostante sia molto largo c'è corrente, forse c'è più corrente che sull'altra. E non sei contento? Vista la larghezza. Si vede anche un po' di fondo, guarda qua. Si vede anche un po'. Questi hanno anche loro il cane? No, senza cane questo. Salve.
Lì c'è un coccodrillo che riposa, i famosi coccodrilli del Ticino. Oh, alberi. Ovviamente. Comunque, a parte qualche motoscafo, il deserto dei Tartari. Ah, beh, no, c'era trovato già la barca che si sì. alle spalle, 3 motoscafi. Però adesso È una mascherina questa galleggia o è schiuma? No, è una schiuma. Insomma, c'è un po' di schiuma. C'è delle anche laterali se uno vuole esplorare, se uno vuole magari piantarci la tenda in un posto un po' riparato. Non so. E noi andiamo e siamo appena partiti. Vuoi raccontare come siamo arrivati fin qua da casa? Siamo arrivati in treno alla stazione di Vigevano, poi dopo 3,4 comodi chilometri col carrellino È un super zaino. siamo arrivati nei pressi del parco Robinson di Vigevano, che c'è una stanga aperta, è segnato proprietà privata, però se devo solo mettere in acqua il kayak e non fare altro, perché ho chiesto, mi ha detto che potevo farlo. Non sono sicuro che la persona che me l'ha detto fosse il proprietario o un addetto, però mi ha detto che potevo, allora l'ho fatto e via. Comunque il tempo di montare il kayak e siamo entrati in acqua. Questo non si è capito se è un albero che è cascato. Sì, scala. Qua c'è la corrente bella forte. Vuoi una mano? No, per ora no. Perché, come potete notare, stiamo andando spediti. Sì, siamo a 11 km all'ora. Senza fare molto sforzo, tra l'altro. Solo tenere d'occhio il fondo. Dunque, il fondo. Guarda che non ci siano alberi davanti. Oh. No, scusatemi, io con le onde rido. Comunque, questi fiumi a me garbano tantissimo. Ticino è, diciamo che è uno dei fiumi meglio conservati del nord Italia, l'ambiente del Ticino, perché c'è il parco che tutela tutto il territorio, tant'è che non ci si può dronare. Infatti noi non abbiamo portato il drone. Mancava solo quello, accidenti, abbiamo preso. Comunque tutto il parco del Ticino e un pezzettino anche oltre verso il Po non si può usare il drone, c'è proprio area interdetta. E in alcuni punti più avanti non si può neanche sbarcare. Addirittura? Il bosco negri, qualcosa del genere, perché sono aree protette. Non possiamo neanche sbarcare. Sì, puoi sbarcare in emergenza, in base al codice di navigazione. Se è un'emergenza puoi sbarcare, ma non puoi scendere, metterci la sdraio, metterci l'ombrellone, farci la grigliata. Non potresti sbarcare. Teoricamente no. Qui sono molti tronchi in alveo. Non ci sono grossi problemi. Capiterà altre volte che ci troveremo nel ramo un po' più basso. Oh via. A chi toccava che non mi ricordo più? La toccava a te o a me? A te? No, era io. Sì, allora 1, 2, 3. Sì, è il tuo questo. Tanta legna lungo il sfondo. Qui abbiamo già fatto quasi 5 km in 35 minuti. Diciamo che sì, senza faticare troppo. Guarda là, in riva il pennuto, sì. L'airone. E qui sono aironi, ci sono poi gli onnipresenti cormorani. Ci saranno anche delle papere e qualcos'altro. Abbiamo visto un cigno prima.
E ora dobbiamo scegliere se a sinistra o a destra. Ok, questo poi no cazzarola, sarei dopo quel tronco là a destra. Capito? Dopo questo tronco a destra. Là c'è qualcosa in mezzo, vedo c'è quella spuma bianca, per cui adesso stiamo più sulla destra possibile, Giulia. Una piccola lanca laterale con una spiaggetta là in fondo. Sì, vabbè, però è presto di montare la tenda. Si stai facendo tutta la discesa del Ticino dal lago Maggiore, forse dipende a che ora arrivi qui. Cioè, sembra di stare, non lo so, in un paradiso. Allora, c'è un albero caduto sulla sinistra e anche sulla destra. No. E ci sono anche i sessi sotto, viva! Mulinello. Adesso dov'è che si passa però? Sinistra? Vabbè. Ricordiamoci che ci sono degli alberi caduti sulla destra e c'è qualcosa che affiora davanti. Sì, quindi io adesso mi metto su. Ah, sono alghe. Ok, teniamoci velocemente sulla sinistra. Andiamo contro però, non troppo. Si vede che ho paura degli alberi? Ho paura degli alberi, hai ragione, perché sono incastrato con un albero, la corrente ti fa ribaltare. Non è bello, non è simpatico. Ok, yeah. Ok. Non è che abbiamo preso la programma noi. No, vabbè, no. Va bene così, Fai esperienza, no? Sì, no, finisce niente. Gente che prende il sole, gli alberi in corrente, vediamo un po', fermo le riprese, facciamo così. Andiamo a sinistra, Giulia, che la corrente ci porta a sinistra. Sì, dicevo, è inutile combattere la corrente per cercare di passarli a destra. Poi una volta passati giriamo tutto a destra. Che per essere più maneggevoli devi andare più veloce della corrente, perché se ti lasci trasportare non hai tante direzionalità. Allora se invece hai una tua velocità puoi imprimere un minimo di... Sì, adesso guarda, giriamo a destra. Ah, quello lì. Sì, ma vedi che non siamo in traiettoria. Mi preoccupavi più quello lì a sinistra, più avanti. Guardate la velocità.
Siamo a 12,5. Ti diverti? Oh, pausa banana. Dopo 10 km. Che rimane delle banane. Ancora che non è le banane. Ah, veloci. Si è fatta tutti i selfie che doveva farsi. Su di là gli aerei che partono da Malpensa. Gli unici rumori che sentite artificiali che potete sentire lungo il fiume, quelli e il motore dei barchini che ogni tanto passano. Per la rubrica abusivismo fluviale e Vabbè, dai, è carino, dai, via. Ah, non so se è proprio abusivo, siamo nel parco fluviale del Ticino, non so. Ci hanno messo anche le scalette, Mi pare che guarda. non si possa costruire nulla qui. Vabbè, forse avevano... Vabbè dai, non è- però l'hanno fatto carino, sì, via. poi con legno. Niente, dopo diversi chilometri pagaiati in solitaria, ecco a voi un kayakista in controcorrente. Controcorrente, cavolo, deve essere bravo. E lei deve essere bravo, A quindi questo punto non c'è tantissimo, però c'è. tra l'altro tutto nero, cioè nel senso, c'è il kayak nero, le pagaie nere, Poi abbiamo un po' di complimenti. bandiere. Non lo so, va bene. Speriamo di aver scelto il ramo giusto, che è quello più largo, perché per entrare di là c'è diversi ostacoli. Vediamo un po'. La corrente qui è bella forte. Da questa parte abbiamo già visto persone con costume che si montavano la tenda, quindi comincia qui una parte abbastanza, adesso non la vedete, però vedete degli ombrelloni, quindi da questa parte è antropizzata la riva. Detto bene? C'è un po' di movimento. No, guarda, cioè è bellissimo. Si vede anche sopra. Lì potete osservare il padiglione estivo di qualche famiglia nobile ticinese. Ma questo è un materassi, ci ha messo anche i materassi. Cos'è quella cosa bianca sotto? Boh, Un divano. chi lo sa. Guardate qui com'è largo, infatti la corrente è un po' scesa. Comunque stiamo filando a 8 km/h con la pagaiata rilassata di Giulia. Madonna pagaiata. E non è rilassata questa? Ennesima biforcazione, noi abbiamo preso quella di sinistra. Tenta l'albero lì a sinistra. Una famigliola di cinghi con piccoli. Adesso stiamo lontani perché guardate che carini. Queste sono 5, no 6. Complimenti, Ovviamente sono lì in quella ramo laterale. Tu scafi. Questo è di... vabbè. E sta grazie al cielo rallentando, se no... Pronti a ballare? No, si balla poco. Oddio. Oh, yeah. Oh, Si costa
Aiuto! Qui era qualche barchetta e non dovrebbe mancare moltissimo il ponte di barche di Bereguardo. Ogni tanto mi sembra anche sentire il rumore di auto, che è un ponte, penso che sia ancora usato. Quasi arrivati al ponte di Bereguardo e vediamo se riusciamo a passare sotto oppure bisogna trasbordare. Lo facciamo sapere. C'è dritto? Mi sa che no, c'è un posticino piccino verso destra. Però rischiamo di andare contro, non riesco a vedere da qui. Cioè, chi fa la bracciata? Dovremmo riuscire a passare. Tipo limbo. Vuoi una mano? Tienti verso destra così siamo sicuri. Allora, rami sulla sinistra, mamma mia. Mimma. Oh. Sì, in effetti. Aspettiamo accanto al Vittoria un attimo. No. Cosa facciamo? Tracchiamo così vai a sprecare una bistecca? Troppa gente, anche che sono vaccinati. Va bene. Siamo qui circa 700 metri dopo il ponte di barche di Bereguardo, che è in vista del ponte autostradale della A7. Stiamo facendo pausa pranzo e in 2 ore e 35 abbiamo fatto 21 km e c'è una bella corrente, guardate che bella corrente. Beh, oggi comunque 48 km, per cui ci mancano ancora 27, però con calma ci si arriva. Buono il panino? Ha trovato lo speck veg, io non aggiungo altro, sono veramente... No, che mi fai odiare a tutti i carnivori. Non ho parole. Scrivetemi sotto nei commenti cosa devo fare con questa pellegrinetta oscura vegetariana. Riprendiamo dopo una brevissima pausa pranzo qui. E adesso si passa sotto il ponte autostradale. È la A7, quindi. Cioè, è bello perché lì le macchine sfrecciano e qui anche noi nel nostro piccolo stiamo sfrecciando col kayak. Di Molino della Valle, per cui dobbiamo qua tenere a sinistra, c'è un'isoletta in mezzo, tenere a sinistra e poi dovrebbero aprirsi 3 rami davanti a noi, dobbiamo prendere quello centrale, sempre che il fiume non abbia cambiato corso nel frattempo, che le mappe insomma hanno un valore ma fino a un certo punto. Seguendo la corrente. Nella parte interna del curvone, perché diceva che era pericoloso, la parte esterna. Poi qua se un altro è basso. Ci metto poco a fermare, metto il piede fuori. Un freno manuale che più manuale, anzi pedestre. Appunto.